Bentornati su Mandorlice, io sono Stefania. Per la medicina tradizionale cinese, l'uomo è un microcosmo, non semplicemente un corpo fisico formato da diverse parti distinte, ma da un insieme di organi che fanno parte di un tutt'uno e che vede il malessere come un disequilibrio di tutto il sistema uomo. L'uomo è inoltre un mondo all'interno del macrocosmo, la natura, il mondo esteriore, l'universo. Infatti l'insieme di sistemi, leggi e forze che troviamo in natura le troviamo riflesse anche dentro l'uomo. Uomo, cielo e terra devono sempre essere in equilibrio, sia fuori che dentro. Se c'è equilibrio, c'è salute. I sistemi nell'uomo sono organi e visceri. I principali associati alla primavera sono il fegato e la vescica biliare, da non intendersi soltanto come parti anatomiche e fisiologiche del corpo umano, ma come interi sistemi composti da relazioni e corrispondenze. Ad esempio, il fegato è chiaramente quella ghiandola che abbiamo nella cavità addominale, ma in quest'ottica è sinonimo di occhi, tendini, unghie, dell'emozione rabbia. È responsabile della fluida circolazione del Qi e dell'immagazzinamento del sangue. È associato all'elemento e alla personalità legno, e quindi a tutte le qualità del legno natura. E ancora al colore verde, alla primavera, al vento, alla fascia oraria tra l'una e le 3 di notte. Tutte cose che abbiamo già visto, ricordate? Quindi, quando parliamo di medicina tradizionale cinese, dobbiamo uscire dall'ottica anatomica e ragionare in termini di sistema, relazioni e interrelazioni, sia dentro l'uomo che tra l'uomo e la natura. Capire questo concetto è importante per poterci ascoltare nella quotidianità e osservare quello che ogni giorno abbiamo davanti agli occhi e che ci circonda. Capire i segnali del corpo e comprendere che l'uomo vive in relazione alla natura, all'universo. L'ambiente in cui viviamo ci influenza. Le ore di luce, la temperatura, la qualità dell'aria, dell'acqua, il cibo che mangiamo, hanno un impatto fisico, ma soprattutto mentale, emozionale e spirituale su di noi. Dovremmo quindi vivere come la natura, rispettando la ciclicità delle stagioni, adattando il nostro stile di vita, tipo di cibo, tipo di movimento, prestando attenzione a un particolare fattore climatico, come può essere il vento in primavera. Si tratta di prevenire malesseri e disagi che non sempre hanno un nome. Il distacco che si è creato tra di noi e la natura, la mancanza di necessità di controllare il ciclo stagionale e le fasi lunari per via dello stile di vita ormai prevalentemente sedentario e della tecnologia di cui disponiamo, proprio questi fattori che ci consentono una vita agiata sono alla base dei nostri odierni problemi di salute. Per la medicina occidentale esiste la buona salute, che cessa quando si ha una malattia e quindi bisogna curare la malattia. La medicina cinese non vede necessariamente l'assenza di malattie come l'essere in salute. Anzi, la momentanea assenza di malattie può essere dovuta ad uno squilibrio energetico e la malattia potrebbe manifestarsi più avanti, magari in modo cronico. La medicina tradizionale cinese è medicina preventiva, mirata al mantenimento dell'equilibrio energetico dentro di noi e tra di noi e la natura. Sin dalle sue origini è sempre stata interessata a prevenire le malattie a partire dall'osservazione delle persone e della loro costituzione,
ossia l'energia di uno dei 5 elementi. Proprio in uno dei video scorsi abbiamo parlato delle persone di costituzione legno e di come possono evitare la comparsa di problemi tipici naturali proprio del loro elemento. Di base la concezione è di curare il malato prima che si ammali, prima che la malattia si manifesti. Lo scopo della medicina tradizionale cinese è di mantenere la salute, il benessere di chi non è malato. Dopotutto, curarsi significa prendersi cura di sé quando si sta bene. E questo comporta responsabilità, costanza e impegno quotidiano di ciascuno di noi. Quando invece una persona è malata, la medicina tradizionale cinese cerca di comprendere attraverso le molteplici relazioni e connessioni quali siano le cause della malattia, non agendo sugli effetti, ma sulla causa, scovandone le radici. Secondo la medicina tradizionale cinese è impossibile e impensabile pensare di poter curare una persona senza considerare il rapporto individuo-ambiente. Secondo questo approccio olistico del tutto, si cura la persona e non la malattia. Molto interessante è sapere che nell'antica Cina il medico veniva pagato per mantenere in salute le persone, attraverso consigli ad hoc. Se la persona si ammalava, il pagamento veniva sospeso. Quindi, per sapere se un medico era bravo o meno, bastava osservare il numero di pazienti in sala d'attesa. Un medico senza pazienti era il migliore sulla piazza. Con questo video concludiamo il tema primavera. Ho raggruppato tutti i video a riguardo in una playlist intitolata La primavera secondo la medicina tradizionale cinese, che potete ascoltare in qualsiasi momento anche come podcast. Io per oggi vi saluto e come sempre, grazie per il tuo tempo e alla prossima!